Bentornati sul canale. Oggi i 5 segreti per sedurre un uomo, quindi un video dedicato a noi signorine, anche ai maschietti per dare una occhiata in più al nostro universo in modo divertente e simpatico. Primo consiglio, sii te stessa e brilla. Io dico sempre: se piaccio, piaccio, se non piaccio, piacenza. Cosa vuol dire? Che se siamo noi stessi e piacciamo all'uomo che abbiamo davanti, allora piacciamo veramente. Se costruiamo un personaggio anche in base a quello che pensiamo possa piacere, ecco, intanto è faticosissimo per noi e dovremo mantenerlo per sempre quel personaggio, e poi l'altra persona si sentirà truffato, tradito, quando man mano nel tempo andrà a scoprire come siamo. Quindi forza e coraggio, siamo tutte splendide e siamo noi stesse. Cura il tuo aspetto, ma con moderazione. Cosa vuol dire? Che essere troppo seduttive o sempre e comunque con le scarpe da ginnastica o troppo in una direzione non va bene neanche per noi. È bello essere sfaccettate e soprattutto in una fase iniziale siamo abbastanza moderate. Se siamo delle tigri del materasso, ma va bene, santo cielo, però non che venga visto subito subito. Diamo anche all'altra persona man mano il modo di scoprire le nostre sfaccettature. Se andremo ogni momento a correre, va bene, facciamolo, non è un problema, però non pensiamo di essere monolitiche e monotematiche. Quindi l'abbigliamento riflette chiaramente quello che siamo dentro. Cerchiamo di trasparire man mano nelle nostre appunto 1000 sfaccettature. Siamo seduttive, ma non troppo. E un consiglio pratico, questo me lo diceva ancora mia zia tanti, tanti anni fa: o il sopra o il sotto. Cosa vuol dire? O una bella scollatura oppure le gambe un pochino più scoperte. Entrambe le cose insieme non è poi così carino. E un bonus, la schiena. Ci sono degli abiti, delle camicie, dei top bellissimi che sono abbastanza accollati sul davanti e poi quando casualmente ci giriamo abbiamo la schiena scoperta. Sono splendidi, estremamente seduttivi e non banali. Qui faccio un po' un mea culpa. Ascolta di più e parla di meno. A me piace parlare e mi rendo conto che anche magari in una situazione galante parlo troppo. È forte dubbio, parlo troppo. E a molte di noi succede un po' perché crea un effetto barriera e siamo in una zona comfort nell'essere noi a dire. Un po' per timidezza, un po' per gioia euforica, per 1000 motivi. Chissà perché noi signorine ci troviamo sempre a parlare a fiume. Quindi impariamo e alleniamoci anche a scippellare l'altra persona, a domandare, a chiedere, con quel piccolo vezzo che è la curiosità, che dovremmo veramente riscoprire. Crea un'atmosfera di complicità. La seduzione è un gioco a due in cui gli sguardi, i gesti, tutto quello che non è parola è importantissimo e crea una complicità profonda, foriera poi di tutto quello che verrà. Quindi facciamo attenzione anche alla nostra gestualità. Banalmente, se ci mettiamo così a tavola, magari per noi è anche un gesto di attenzione, però un pochino chiuso possiamo farlo. Così sono piccole sfumature che, se ci piace la persona che abbiamo davanti, potrebbero fare la differenza nel creare un'atmosfera rilassata e carina, sì, misteriosa e vagamente inafferrabile. Un libro di cui conosciamo già la fine, ecco, già un pochino ci annoia mentre lo leggiamo. Siamo in un momento di sovrastimoli, di interconnessioni forti, non riusciamo a mantenere così tanto
l'attenzione e quindi anche la nostra controparte maschile è in questo nella stessa situazione. Quindi, ecco, non raccontiamo tutto subito, facciamo in modo che un pochino di polverina di mistero ci aleggi intorno e che l'altra persona abbia lo stimolo e la voglia di scoprirci man mano. E non siamo sempre disponibili, non come tattica, ascoltatemi, ma come stile di vita. Cosa vuol dire? Che abbiamo i nostri interessi, abbiamo le cose che ci piace fare e l'altra persona, giocoforza è bello che sia un equilibrio in tutto questo. Quindi, se abbiamo già un impegno con un'amica, e tante donne lo fanno, non fatelo saltare. Avete un impegno con un'amica, lo dite: "Esco con un'amica". Se l'altra persona si sente tignata o offesa o arrabbiata per 'sta cosa, bene, abbiam già fatto il discrimine che è un imbecille. Tutto questo mantenere un equilibrio ci renderà anche agli occhi dell'altra persona molto, molto più appetibili. 5 piccoli trucchetti che possiamo mettere in atto ogni volta che vogliamo lievemente sedurre qualcuno, al momento o nel tempo. Un abbraccio a tutti e grazie, grazie sempre a chi si iscrive al canale e a chi con l'occasione di questo video vorrà farlo. Un abbraccione.